Cari amici, oggi torniamo a parlare di recensioni e lo facciamo con un prodotto utilissimo sia per chi fa foto ma anche per chi fa video. Parliamo di un monitor da campo. Benvenuti. Quello che vi presento oggi è il Timecode DC80, un monitor da campo 4K da 7 pollici, touchscreen e con batteria integrata. Ma facciamo l'unboxing e scopriamo tutto il contenuto presente nella confezione. All'interno della confezione troviamo un libretto di istruzioni e una card per la garanzia. C'è una pratica custodia in tessuto ed ovviamente il monitor che analizzeremo dopo nel dettaglio. Proseguendo troviamo un utilissimo braccio magico con all'interno un supporto a slitta ed un altro supporto a slitta regolabile in inclinazione. Abbiamo ancora un cavo HDMI micro HDMI ed un altro cavo HDMI full HDMI. Ovviamente è presente l'alimentatore con ben 3 spine di diverso tipo, tra cui quella europea. Vediamo ora come si presenta questo monitor che è completamente in metallo. Sulla parte superiore abbiamo i pulsanti per navigare nel menu, anche se possiamo fare a meno di utilizzarli visto che il monitor è anche touchscreen. Troviamo qui il pulsante di accensione, 3 tasti di funzione rapida per avere una scorciatoia sulle funzioni più utilizzate senza entrare nel menu e che sono anche personalizzabili con le funzioni che più vi piacciono. Infine c'è un tasto per tornare indietro o uscire dal menu. Lateralmente si trova l'ingresso per l'alimentazione che vi permette di ricaricare la batteria da 3500 mAh integrata, 2 porte HDMI, una per il segnale di entrata ed una per quello di uscita, ed infine un ingresso USB utile per aggiornare il firmware o caricare i vostri LUT. Nella parte inferiore troviamo un ingresso per le cuffie ed un ingresso AV-in, un foro filettato da un quarto che ritroviamo anche lateralmente ed un piccolo altoparlante. Accendiamo ora il monitor per scoprire le sue funzioni e navigare un po' nel menu. Come vedete qui a destra ci sono già alcune funzioni attive, ma che potete anche disattivare dal menu. È presente l'istogramma, un grafico relativo allo spazio colore, il vettorscopio ed il livello del microfono. Prima di entrare nel menu volevo farvi vedere questa cosa molto interessante. Se tengo premuto il dito sulla parte sinistra del monitor e mi sposto verso l'alto o verso il basso, posso regolare la luminosità in modo rapido. Questo è molto pratico se vi trovate in condizioni di luminosità particolari, ma se invece faccio la stessa operazione sulla parte destra del monitor, posso regolare in modo veloce il volume delle cuffie. Entriamo ora nel menu, anche se non mi soffermerò su tutte le funzioni perché molte di esse sono abbastanza standard e le troviamo su quasi tutti i monitor. Mi soffermerò invece su quelle più interessanti e che rendono questo monitor davvero particolare. Per entrare nel menu possiamo farlo pigiando il tasto opposto sulla parte superiore o più semplicemente toccando 2 volte il monitor. Come vedete è un menu molto ricco, ci sono diverse impostazioni che a loro volta aprono altre sottocartelle. Con la prima possiamo gestire gli aspetti cromatici, la luminosità, il contrasto del monitor e vi consiglio di regolarli in base alle caratteristiche della vostra fotocamera. La seconda cartella è secondo me quella più interessante perché contiene funzioni davvero utili, come ad esempio il focus peaking, i falsi colori, l'esposizione, tutte cose che vedremo nel dettaglio dopo, ma anche la possibilità di convertire in monocromatico, l'aspect ratio per cambiare le proporzioni o il pix to pix. La terza cartella vi permette di impostare degli elementi di riferimento come il cursore centrale o le linee laterali, in modo da gestire al meglio le inquadrature. La quarta cartella vi consente di gestire questi elementi sulla destra che vi ho fatto vedere prima, o di utilizzare i LUT precaricati o i vostri che andrete a caricare. L'ultima cartella contiene impostazioni standard come la lingua, tempo di timeout, eccetera. Ora che abbiamo visto in modo generale il menu, vorrei soffermarmi su un paio di funzioni davvero utili e che mi hanno fatto amare questo monitor. La prima funzione di cui voglio parlare è il focus peaking, davvero utilissima e ben fatta. Essa vi consente di vedere in modo dettagliato quali sono gli elementi a fuoco nella vostra inquadratura. Ovviamente va attivata la funzione e scelto un livello. Io utilizzerò il livello massimo perché è quello più chiaro da mostrarvi. Vedete queste linee rosse? Esse mi indicano che questo elemento è a fuoco.
Guardate cosa succede se cambio la mia messa a fuoco. Le linee si sono spostate su quest'altro elemento. Credetemi, è una funzione utilissima per non perdere mai la messa a fuoco o per gestirla come in questo caso. L'altra funzione di cui vorrei parlarvi è quella relativa ai falsi colori. Questa è utilissima per gestire l'esposizione della vostra inquadratura per evitare di avere zone bruciate o al contrario sottoesposte. Una volta attivata vi comparirà questa scala di colori che vanno da quelli più caldi, il rosso, a quelli più freddi, il blu. Tutta la composizione vi apparirà colorata in questo modo strano. Le zone dove prevarranno i colori caldi sul rosso saranno le zone sovraesposte o addirittura bruciate. Le zone dove sono presenti i toni freddi saranno quelle sottoesposte. Ora regolerò il diaframma della mia fotocamera per avere una composizione in cui prevalgono i colori intermedi a questa scala di colori, che vorrà dire che la mia composizione avrà un'esposizione bilanciata. Ecco, queste erano le caratteristiche principali di questo monitor Timecode DC80 che viene distribuito da Viltrox e che ringrazio per avermelo inviato. Qui sotto in descrizione trovate il link per visitare il loro sito dove sono presenti anche altri prodotti specifici per la fotografia e il videomaking. Tornando al monitor devo dire che per me è uno strumento utilissimo, non solo perché grazie ai suoi 7 pollici mi permette di avere una visione migliore nelle mie riprese video e foto, ma anche quando ad esempio devo fare gli unboxing delle mie recensioni e ho la fotocamera alta sopra la testa. Avere questo monitor basso mi permette di controllare che le inquadrature siano sempre al top. Un'ultima considerazione va fatta sul prezzo. Nel momento in cui sto realizzando questo video il prezzo si aggira intorno ai 150 euro. Secondo me è davvero bassissimo rispetto alla qualità che ho potuto constatare durante le mie prove per testare questo monitor. Devo ringraziare Viltrox per avermi inviato anche un altro prodotto, questa gabbia da utilizzare sulla mia Lumix GH5. Anch'essa è un elemento fondamentale per il videomaking perché, grazie ai suoi innumerevoli fori filettati da 1/4 e da 3/8, mi consente di collegare tantissimi altri ausili per le riprese video, come il monitor che abbiamo visto ora, una maniglia, un faretto, il microfono, eccetera eccetera. Ovviamente trovate anche questo prodotto sul sito di Viltrox. Questo video termina qui, come sempre, spero che il prodotto che vi ho presentato oggi sia stato per voi interessante, per me lo è stato sicuramente. Io vi do appuntamento alla prossima, sempre qui sul canale di Street Level Photography. Ciao a tutti e grazie.